Ciao ragazzi, in questo tutorial parliamo della condizione di appartenenza di un punto ad una retta. Vogliamo capire se un punto di cui conosciamo le coordinate appartiene ad una retta di equazione assegnata, oppure se il punto è esterno alla retta. Iniziamo subito con un esempio. Ci vengono assegnati un punto P di coordinate 4, 4 ed una retta R di equazione 2x meno 4y più 8 uguale a 0 e ci viene posta la domanda: il punto P appartiene alla retta R? Per rispondere a questa domanda possiamo ricorrere alla rappresentazione grafica. Esplicitiamo dunque la y nell'equazione della retta, ricavando così l'equazione in forma esplicita, molto comoda per la rappresentazione grafica. Ora non dobbiamo fare altro che rappresentare la retta R ed il punto P sul piano cartesiano. Come possiamo notare dal grafico, il punto P risulta essere proprio sulla retta R, poiché per rappresentare la retta R ci dobbiamo spostare di 2 e segnare il primo punto sull'asse Y, a destra di 2 e su di 1 e segnare un secondo punto. Partendo poi da questo secondo punto e andando ancora a destra di 2 e su di 1, incontriamo proprio il punto P, che ha coordinate 4, 4. In questo modo siamo riusciti a rispondere alla domanda iniziale. Il punto P appartiene alla retta R. Purtroppo, questo modo di procedere non sempre ci permette di capire se un punto P appartiene o meno ad una retta R. Come vedremo infatti, ci si possono presentare alcuni problemi. Siccome la rappresentazione grafica della retta è spesso imprecisa, oppure il punto, pur essendo esterno alla retta, le risulta talmente vicino da sembrare su di essa, oppure ancora, se il punto ha coordinate molto elevate in modulo, ad esempio P 1084 meno 1568, oppure a coordinate frazionarie o addirittura irrazionali, ad esempio P 2 terzi 5 sesti, oppure P radice di 3 radice di 2, e dunque non è facilmente rappresentabile sul piano cartesiano, per capire se un punto appartiene o meno ad una retta di equazione assegnata, dobbiamo ricorrere all'algebra, che ci permette di rispondere alla domanda in modo semplice e preciso. Infatti, si tratta di una semplice sostituzione. Vediamolo con un esempio. Vogliamo capire se il punto P di coordinate 4, 2 appartiene alla retta R di equazione y uguale a 3 mezzi x meno 4. Sostituendo le coordinate del punto nell'equazione della retta, otteniamo 2, che è la y del punto P, uguale a 3 mezzi per 4, che è la x del punto P, meno 4. Semplificando opportunamente, arriviamo all'uguaglianza 2 uguale a 6 meno 4 e quindi 2 è uguale a 2. Abbiamo dunque trovato un'identità. Ciò significa che il punto P appartiene alla retta R. Consideriamo ora un secondo esempio. Vogliamo capire se il punto P di coordinate 6, 10 terzi appartiene alla retta R di equazione y uguale a un mezzo x più un terzo. È evidente che sia la rappresentazione della retta che quella del punto non possono essere esatte, poiché abbiamo a che fare con frazioni con denominatore uguale a 3, cioè con numeri periodici. Infatti, possiamo riscrivere i dati del problema in questo modo. Il punto P ha coordinate 6, 3,3 periodico e la retta R ha equazione y uguale a 0,5x più 0,3 periodico. È evidente che qui il metodo algebrico è l'unico che ci permette di dare una risposta al problema. Sostituendo le coordinate di P nell'equazione della retta abbiamo 10 terzi, che è la y del punto P, uguale a un mezzo per 6, che è la x del punto P, più un terzo. Dopo aver semplificato opportunamente, arriviamo a 10 terzi uguale a 3 più un terzo e sommando le frazioni di destra otteniamo 10 terzi uguale a 10 terzi. Anche in questo caso abbiamo trovato un'identità e dunque il punto P appartiene alla retta R. Consideriamo ora un terzo esempio. Vogliamo capire se il punto P di coordinate
1010 meno 49 appartiene alla retta R di equazione 3x più y uguale a 2980. Rappresentare i dati su carta richiederebbe l'uso di un foglio molto grande. Invece, con la sostituzione abbiamo 3 per 1010, che è la x del punto P, meno 49, che è la y del punto P, uguale a 2980. Svolgendo i calcoli, arriviamo al risultato finale 2981 uguale a 2980, che evidentemente non è un'identità e dunque il punto P non appartiene alla retta R. Per mostrare quanto può essere ingannevole un esercizio di questo tipo senza l'utilizzo dell'algebra, vediamo la sua rappresentazione grafica. Utilizzando GeoGebra rappresentiamo sul piano cartesiano il punto P e la retta R. Siccome i due enti geometrici sono molto distanti dall'origine del sistema di riferimento, dobbiamo zoomare per poterli vedere. Come si può notare osservando il grafico, il punto P sembra proprio sulla retta R, cosa assolutamente falsa. Dunque, quando vogliamo capire se un punto P appartiene a una retta R, il modo più semplice e rapido, e anche preciso, resta quello della sostituzione algebrica. Vogliamo ora rispondere alla seguente domanda. Per quale valore di k il punto P di coordinate 2k appartiene alla retta di equazione y uguale a 3x più 2? Come possiamo osservare dalla rappresentazione grafica, abbiamo una retta fissa con intercetta uguale a più 2 e coefficiente angolare uguale a più 3 e abbiamo invece un punto variabile con ascissa più 2 e ordinata k. Facendo variare il valore di k, possiamo scoprire per quale valore il punto P si trova sulla nostra retta. Anche in questo caso la soluzione grafica si può rivelare imprecisa, dunque anche questo problema si risolve sostituendo le coordinate del punto P nell'equazione della retta. Dopo la sostituzione, questa volta, troviamo un'equazione in k che risolta ci fornisce il valore di k cercato. Nel nostro caso, k, che è la y del punto P, è uguale a 3 per 2, che è la x del punto P, più 2. Risolvendo i calcoli si trova k uguale a 8, che è il valore che abbiamo già anche visto nel grafico. Dunque, il punto P ha coordinate 2, 8. Sempre con la sostituzione si può risolvere un problema analogo in cui è incognita l'ascissa del punto. Per quale valore di k il punto P di coordinate 3k1 appartiene alla retta di equazione 2x meno 3y più 15 uguale a 0? Come in precedenza, sostituendo le coordinate del punto nella retta e svolgendo i calcoli, si trova k uguale a meno 2 e dunque il punto P ha coordinate meno 6, 1. Come ci comportiamo invece quando il punto è fisso mentre la retta è variabile, cioè abbiamo un fascio di rette proprio oppure improprio? La risposta è allo stesso modo, cioè operiamo di nuovo una sostituzione. Vediamolo con un esempio. Per quale valore di k la retta R di equazione 3ky meno, aperta la tonda, k più 1, chiusa la tonda, x più 22 uguale a 0, passa per il punto P di coordinate 2, 4? Come possiamo vedere dalla rappresentazione grafica, questa volta è il punto P ad essere fisso, mentre al variare di k varia l'inclinazione della retta, cioè abbiamo un fascio proprio. Dobbiamo dunque determinare il valore di k per cui la retta passa per il punto P. Dal grafico sembrerebbe che il valore cercato sia k uguale a meno 2. Verifichiamolo con i calcoli. Sostituiamo dunque il valore 2 al posto della x nell'equazione della retta e il valore 4 al posto della y. Otteniamo così di nuovo un'equazione in k, che risolta fornisce il valore k uguale a meno 2. Sostituendo tale valore nell'equazione iniziale, possiamo determinare l'equazione della retta del fascio che passa per il punto P. Qui in basso
ho riportato i calcoli che ci portano a trovare l'equazione della retta R passante per il punto P. Come si può notare, al posto di ogni k ho sostituito il meno 2. Con questo abbiamo concluso il discorso sulla condizione di appartenenza di un punto ad una retta ed abbiamo visto che in ogni caso è sempre meglio operare con la sostituzione algebrica. Per ora ti lascio alcuni esercizi. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarli personalmente. Ci sentiamo fra poco per le soluzioni. In questa schermata ti ho riportato lo svolgimento e le soluzioni di tutti gli esercizi proposti. Nel prossimo tutorial impareremo a risolvere graficamente i sistemi lineari. Vi aspetto! Ciao!